Onegaishimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Per secoli i samurai hanno rappresentato il ramo militare dell'antico Giappone. Il fascino, lo splendore dei samurai, l'immagine del samurai è un'immagine che vive tutt'oggi. Interessa tantissime persone, è presente nel cinema, nei film, nei racconti, nei libri, nei cartoni animati, nei videogiochi. Insomma, i samurai possiamo dire che sono tutt'altro che scomparsi. Ma vi siete mai chiesti, ci sono veramente dei samurai famosi che vengono ricordati? Quali sono i samurai che hanno affrontato delle prove veramente incredibili? E oggi sono qui per farvi la mia personale classifica sui samurai più formidabili che il Giappone abbia mai visto nella sua lunga storia. Dopo la sigla. Bentornati ragazzi sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato. Voglio ringraziare tutti di cuore perché il canale sta crescendo a ritmo molto veloce. Continuate a iscrivervi, lasciate un like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i commenti. Oltre a YouTube seguitemi anche sui social, sono presente su Instagram e mi trovate anche su TikTok e ogni venerdì, come ho detto, ci troveremo qua nel mio dojo per parlare della cosa che ci appassiona più di tutti, del mondo delle arti marziali. Ma andiamo con la classifica dei più grandi, a mio avviso, secondo il mio parere, secondo la storia che hanno avuto, degli 8 samurai, secondo me, più formidabili che il Giappone abbia mai avuto. Quindi partiremo dalla posizione numero 8 e andremo a scoprire qual è il samurai, il mio samurai, che io ho deciso di mettere in prima posizione. Pronti? Iniziamo! Fermi, lo so già che qualcuno già alla posizione numero 8 dirà: ma non è possibile, questo samurai è in fondo alla classifica, ma non è possibile, questo samurai non doveva stare in fondo alla classifica. Beh, in posizione numero 8, nella mia personale posizione numero 8 in classifica, troviamo Musashi Miyamoto. Lo so che molti ritengono Musashi Miyamoto come praticamente lo spadaccino più famoso e più imbattibile del Giappone, ma andiamo con ordine. Vi dico subito perché è nella posizione più bassa della mia classifica, perché la sua vita è stata molto romanzata e molte volte i racconti che ci sono stati scritti da lui stesso e tante volte questi racconti si sospetta che non corrispondano proprio alla realtà, proprio perché è difficile arrivare a volte a una verità assoluta su alcuni degli episodi raccontati da Musashi Miyamoto. Secondo quello che lui ha scritto, il suo primo combattimento, il suo primo duello lo ha avuto a 13 anni, dove uccise il suo avversario. Da quel momento in poi c'è stata una lunga fila di uccisioni e di duelli vinti, dove si dice che sia riuscito a uccidere più di 60 samurai in svariati duelli. Come lui stesso e la storia afferma, Miyamoto Musashi ebbe una posizione di rilievo nella battaglia tra i clan Toyotomi e Tokugawa, che si svolse il 21 ottobre del 1600. Ma il ruolo di Miyamoto in questa battaglia in realtà è poco chiaro. E perché? Perché semplicemente il suo nome non è riportato e non è registrato dei combattenti che parteciparono a questa battaglia. Quindi possiamo dire con quasi assoluta certezza che in realtà Musashi questa battaglia non l'ha mai affrontata. Un altro episodio che Musashi riporta è quello di un suo duello contro un samurai, Sasagi Kojiro. Ma anche questo episodio possiamo dire che con tutta probabilità è stato in gran parte inventato. Kojiro, il samurai in questione, era famoso perché usava la Nodashi, la spada gigante di cui ho parlato anche qui sul canale, la spada gigante giapponese. Mentre la storia racconta che Musashi lo sconfisse e lo uccise con un bokken di legno che ricavò lui stesso da un ramo mentre si recava al duello.
Capite da soli che questa storia in gran parte naturalmente può essere solo inventata, perché immaginatevi il fatto che mentre Musashi si reca al combattimento si ferma per la strada a intagliare un bokken, a ricavarne una spada, diciamo, alla fai da te, con cui poi arrivare in battaglia contro una Nodashi, una temibile spada, una spada gigante, una spada che supera i 170 centimetri, e riuscire non solo a sconfiggere il suo avversario ma poi anche ad ucciderlo. Insomma ragazzi, questi e tanti altri poi naturalmente sono i motivi che mi portano a mettere alla posizione numero 8 Musashi Miyamoto. Samurai alla posizione numero 7, Kusanagi Masashige. Era un samurai ma era anche un governatore. Nella sua vita fu tradito e fu costretto a una battaglia con quelli che lui riteneva essere dei suoi alleati. In un primo scontro questo samurai riuscì a respingere l'attacco nemico, ma nel 1336 si minacciava un secondo scontro, molto più duro di quello che c'era stato. Kusanagi suggerì all'imperatore una tattica: abbandonare la città temporaneamente e rifugiarsi sui monti, lasciare che il nemico prendesse la città, per lasciare così l'esercito nemico libero di entrare in città, facendolo sentire così vicino alla vittoria. In realtà poi, ritirandosi sui monti, avrebbero avuto modo di riorganizzare per bene l'esercito e addirittura di poter allearsi con un piccolo esercito di monaci che li avrebbero assistiti. Sarebbero ripiombati giù dalla montagna a sorpresa, sorprendendo il loro nemico, e sarebbero riusciti così con tutta probabilità a volgere la battaglia a suo favore. Tuttavia l'imperatore non volle prendere in considerazione il fatto di abbandonare la città, perché lo vedeva come un atto di codardia scappare di fronte al nemico, e ordinò a Kusanagi di affrontare faccia a faccia in campo aperto l'esercito avversario però che sovrastava in numero il piccolo esercito che in quel momento aveva a disposizione Kusanagi. Kusanagi sapeva che la scelta del suo imperatore in quel momento aveva condannato a morte non solo lui stesso, ma tutti i suoi uomini. E così, in quello che viene storicamente ricordato come il più grande atto di fedeltà mai dimostrato da un samurai, Kusanagi con i suoi uomini si diresse direttamente ad incontrare l'esercito avversario. Naturalmente affrontare un esercito che sovrastava di gran lunga il numero dei soldati che avevano a disposizione fu naturalmente una cosa tragica. Infatti nel giro di pochissimi minuti l'esercito di 700 uomini di Kusanagi fu letteralmente distrutto e rimasero all'incirca una cinquantina di unità, tra cui Kusanagi e anche suo fratello, che una volta accerchiati di lì a poco sarebbero stati sopraffatti e uccisi, nella loro ultima espressione di fedeltà verso il loro padrone gridarono la frase: vorremmo avere 7 vite da donare al nostro padrone, prima naturalmente di rimanere uccisi insieme ai pochi uomini rimasti. Andiamo al samurai nella posizione numero 6. Alla posizione numero 6 troviamo il samurai Akechi Mitsuhide. Vi ho appena raccontato di un samurai famoso per la sua lealtà, ma che ne dite di scoprire la storia di uno che invece è rimasto nella storia per il suo tradimento? In effetti il samurai Akechi Mitsuhide può essere considerato come il più grande traditore della storia del Giappone, anche perché il suo doppio gioco ha avuto delle ripercussioni veramente importanti sullo sviluppo del Giappone. Soprannominato e chiamato da tutti Jubei, questo samurai nasce nel 1528. Finì al servizio di Oda Nobunaga. Nobunaga, giovanissimo, aveva il sogno di unificare il Giappone e, come la storia poi ci dice, ci riuscì. Nel giugno del 1582 Oda si recò a Kyoto per incontrare suo figlio, ma a loro insaputa Jubei si stava dirigendo proprio verso di loro con un piccolo esercito. Nobunaga aveva solo un piccolo seguito in quel momento con sé e fu velocemente sopraffatto, senza possibilità di fuga. Le ragioni esatte del tradimento di Jubei rimangono a tutt'oggi sconosciute. Posizione numero 5, i 47 Ronin. Lo so, stiamo parlando di una classifica dei samurai più famosi del Giappone. A questo punto della mia personale classifica ve ne inserisco ben 47.
Ma la storia dei 47 Ronin, o anche come viene spesso ricordata come l'incidente di Ako, è una delle storie più affascinanti del Giappone. Tutto iniziò nel 1700, quando Asano Naganori ospitò una persona, un politico importante, una specie di funzionario dell'imperatore, Kira Yoshinaka. Kira però si era posto con un comportamento molto maleducato e arrogante, e questo sappiamo che per i giapponesi è una cosa molto spiacevole. Alla fine l'onorevole Asano, dopo numerose provocazioni, non ce la fece più e attaccò il funzionario. Riuscì a ferirlo con un pugnale, ma per colpa di questo gesto fu costretto a eseguire l'harakiri, il seppuku, ovvero la forma di suicidio. Tutte le sue terre furono confiscate e tutti i suoi samurai furono di colpo trasformati in dei ronin senza padrone. Ma 47 di questi samurai, tra i più fedeli al loro padrone, cominciarono a tramare la loro vendetta. Per 2 anni questi samurai letteralmente si divisero e iniziarono a fare tutt'altra vita. Chi divenne un contadino, chi divenne un monaco, chi divenne semplicemente un mendicante da strada. Addirittura uno di loro, appunto, abbandonò letteralmente la famiglia, si dedicò al bere e cominciò a vivere per la strada, facendo così credere in modo totalmente realistico che aveva totalmente cambiato vita e non era per niente interessato a fare alcunché di vendetta. E il loro piano funzionò. Il funzionario infatti a un certo punto non aveva paura più di questi samurai e della loro potenziale vendetta e oramai pensò di essere al sicuro. Ma la notte del 30 gennaio 1703 i 47 samurai si riunirono e fecero irruzione nella sua casa. Sconfissero tutte le guardie e dettero la possibilità al funzionario di togliersi la vita da solo. Egli però era talmente spaventato che si rifiutò di fare questa cosa ed è così che uno dei 47 Ronin lo uccise tagliandogli la testa. La testa fu portata sulla tomba del loro padrone e poi tutti e 47 i Ronin si consegnarono alle autorità. Tutta la cittadinanza era con loro. Nonostante questo, la condanna fu quella di eseguire seppuku. Ognuno di loro avrebbe dovuto suicidarsi con il rituale del samurai. Ma a solo uno di loro venne concessa la grazia. Parliamo di Kikiemon Terasaka. A lui venne concessa la libertà, cosicché la memoria e la testimonianza di quanto era successa non andasse mai persa. Posizione numero 4 troviamo Tomoe Gozen, una donna. Molti di voi magari stanno pensando che sia strano in una classifica come questa trovare un samurai donna. È proprio così. Tomoe Gozen servì il clan Minamoto intorno al 1200. Le testimonianze scritte riportano la descrizione di Tomoe Gozen come una donna veramente straordinaria, come una donna veramente bellissima. Abile arciera, cavaliere e spadaccina. Veniva sempre mandata per prima in battaglia, che aveva compiuto più atti di valore di qualsiasi altro samurai. Con l'aiuto di Tomoe Gozen, il suo padrone Yoshinaka sconfisse facilmente il suo avversario, ma dopo poco tempo Yoshinaka entrò in guerra contro suo cugino. Questa battaglia però purtroppo alla fine si mise male per Yoshinaka e alla fine il suo esercito si ritrovò sopraffatto. Nelle fasi finali della battaglia si ritrovarono in pochi contro una trentina di nemici che erano sopravvissuti. Yoshinaka ordinò a Tomoe Gozen di fuggire e di mettersi in salvo, ma lei non considerò l'ordine del suo padrone, anzi girò il cavallo in direzione dei suoi avversari e cominciò a galoppare contro di loro. Riuscì a sbaragliare letteralmente questa piccola unità di avversari. Con una mossa abile riuscì a far cadere il cavallo del generale che comandava questo piccolo esercito. E una volta che si ritrovò a terra, Tomoe Gozen lo raggiunse a terra e lo uccise tagliandogli la gola. Andiamo avanti alla posizione numero 3. Quindi arriviamo ai primi 3 samurai, dove troviamo un samurai che non è un samurai giapponese, William Adams. Ci sono tanti dibattiti su questo personaggio, se definirlo un samurai oppure no. Adams era a bordo di una spedizione olandese, una spedizione di 5 navi. Ma questa non fu una spedizione fortunata, infatti di 5 navi alla fine solo una riuscì ad arrivare in Giappone. Tutti questi uomini stremati e malati che ormai erano riusciti a sopravvivere e a arrivare sulle coste giapponesi furono immediatamente arrestati e naturalmente portati in prigione.
A questo punto Adam si giocò una carta davvero importante, una strategia che gli avrebbe permesso di essere ben voluto dall'imperatore in quel momento. Infatti William Adams aveva una straordinaria conoscenza della costruzione navale, dell'ingegneria e della matematica. Era un piccolo genio, veramente un'intelligenza fuori dal comune. Tutte cose che incominciarono a incuriosire l'imperatore, che voleva saperne di più su questi nuovi modi di poter costruire e di poter fare delle cose. Cominciò a collaborare con l'imperatore, tanto che rimase praticamente in pianta stabile in Giappone. Ma Adams aveva una famiglia e chiaramente nel suo piano c'era anche quello di riuscire a poter tornare a casa sua. Provò a chiederlo gentilmente all'imperatore, che però rifiutò. Williams ormai apparteneva al Giappone, apparteneva all'imperatore ed è lì che doveva rimanere. Tuttavia però l'imperatore non voleva lasciare questa persona delusa e quindi magari che poteva diventare meno collaborativa, quindi decise di trattarlo ancora meglio e di dargli degli onori che non erano mai stati dati a nessuno, proprio per convincerlo a restare in Giappone. Gli regalò così alcune terre, una tenuta di campagna completa di servitori, contadini che avrebbero lavorato i suoi campi. In più gli fu anche dato il permesso di avere un nome giapponese. Fu così dato anche il permesso di portare le spade, una cosa che era riservata solo ai samurai, rendendolo così di fatto un samurai. In realtà Adams alla fine non ha mai combattuto fisicamente, ma solo e sempre attraverso il suo sapere e la sua intelligenza è riuscito a risolvere tantissime situazioni. I suoi servizi erano diventati così preziosi e indispensabili che l'imperatore lo elevò alla pari dei suoi guerrieri più importanti, diventando così di fatto uno dei samurai più importanti del Giappone di quegli anni. Posizione numero 2, Honda Tadakatsu. E parlando di guerrieri, probabilmente nessuno era più apprezzato di Honda. Honda è stato un samurai che ha vissuto momenti incredibili e determinanti per lo sviluppo del Giappone. Nel 1570, nella battaglia di Hanegawa, quando Ieyasu e Nobunaga combatterono per la prima volta insieme, lui c'era, era lì. E fu lì che Ieyasu trionfò e si aprì così per il Giappone un'era completamente nuova. Durante i suoi decenni di servizio, Honda entrò a far parte del corpo dei 4 re celesti, un soprannome usato per descrivere i samurai più fidati di Tokugawa. Ma fu anche chiamato il guerriero che riuscì a superare la morte, perché pensate un po', Honda fu coinvolto in oltre 100 battaglie. Tornò sempre a casa, ma ne uscì sempre indenne e senza riportare mai nemmeno un piccolo graffio. Il combattimento Honda veniva riconosciuto subito. Il suo elmo era unico, adornato con delle gigantesche corna di cervo. Questo era voluto, ogni suo nemico doveva sapere contro chi stava combattendo. Bene ragazzi, andiamo alla prima posizione, probabilmente il samurai più amato dai giapponesi. Di chi parliamo? Parliamo di Saigo Takamori. Viene ricordato con il soprannome dell'ultimo samurai. Saigo si è sempre dimostrato un leader capace e anche compassionevole, che cercava sempre una soluzione che non fosse necessariamente quella della guerra. Viene sempre ufficialmente ricordato come il più grande samurai di tutti i tempi e appunto come l'ultimo samurai. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere i vostri samurai preferiti se ne avete uno. Vi raccomando ragazzi, continuate a iscrivervi, facciamo crescere il canale, a voi non costa niente, per me invece vuol dire tanto e mi darà sempre più determinazione per portare avanti questo progetto. Non dimenticate di seguirmi anche sugli altri social, mi trovate su Instagram, mi trovate su TikTok e naturalmente ci vediamo qui sul mio canale ogni venerdì per un nuovo video senza mai essere interrotti dalla pubblicità. E poi non dimenticate di partecipare alla community, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio.
Domo arigato!